Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo della più grande truffa sui Longobardi che si sia mai svolta senza successo. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per essere aggiornati sui nostri contenuti. Come sanno gli abbonati, questa settimana non ci saranno contenuti dal villaggio perché abbiamo usato l'unico giorno di bel tempo del weekend per lavorare al corredo del nuovo membro in prova dell'associazione che ha appena iniziato il suo anno di martirio. Di conseguenza non c'è stata occasione per spostarsi nel bosco, ma ne avremo altre. Vi ricordo che se voleste avere contenuti di questo tipo, quindi dei dietro le quinte o degli aggiornamenti, in descrizione trovate come diventare Patreon e abbonati, ottimi strumenti per supportare l'operato della Fara, che è piuttosto complesso e non riguarda solo questi video. Veniamo all'argomento di oggi. Siamo nel 1930 a Londra, molto tempo dopo l'epoca dei nostri Longobardi, ma vedrete che questo piccolo pezzo di storia del Novecento in realtà ci dirà molto su chi erano i Longobardi un secolo fa e chi sono forse ancora oggi per noi. Nel 1930, a febbraio, viene inaugurata presso il Burlington Fine Arts Club di Londra una mostra intitolata The Art of the Dark Ages in Europe, l'arte del periodi bui in Europa, degli anni bui, degli anni oscuri, come cioè la storiografia inglese tende a definire l'Alto Medioevo. In questa mostra trovano spazio incredibili reperti che hanno raggiunto Londra dalle diversi angoli d'Europa. Ci sono reperti ovviamente del British Museum di Londra, ma anche del Museo Nazionale di Berlino e di quello di Budapest. Accanto a questi reperti spiccano dei nuovi ritrovamenti recentissimi, scavati in Italia e esposti sotto il controllo dei Durlacher Brothers, una società molto famosa con sede all'epoca sia a Londra che a New York di appunto mercanti ed espositori d'arte. La mostra è interessantissima e viene fatto presente come sia la prima a occuparsi dell'arte di questo periodo in Europa, in un'epoca in cui l'interesse per l'Alto Medioevo, in particolare per l'Alto Medioevo germanico, si sta concretizzando e spingendo in avanti gli studi di questa parte della storia spesso negletta. I pezzi longobardi sono interessantissimi. Spiccano fra loro, ad esempio, un collare in oro e ferro che riproduce quasi perfettamente la stessa iconografia della cosiddetta lamina di Agilulfo, quella placca con il re in trono affiancato da guardie e da vittorie e alate, che negli anni è stata diversamente interpretata e attribuita, ma ne parleremo dopo. Accanto a questa ci sono poi altre opere interessantissime, delle spade con elementi in oro, degli scramasax e vari elementi di corredo molto simili a quelli ritrovati pochi decenni prima e pubblicati fra il 1902 e il 1923 negli scavi di Nocera Umbra e Casteltrosino. Quando nel 1930 viene pubblicato il catalogo di questa collezione longobarda, il curatore delle antichità del British Museum viene incaricato di quantomeno sovrintendere alla stesura di questo catalogo. Reginald Smith crede fermamente nell'autenticità di questi pezzi e viene quindi pubblicata una prima versione del catalogo in cui si lascia intuire che la vicinanza iconografica fra la lamina di Agilulfo e uno dei pezzi appunto esposti potrebbe far dedurre che quella sia la tomba dello stesso re. Il titolo del catalogo è più prudente e lo definisce semplicemente la tomba di un capo longobardo. I pezzi vengono messi in vendita a un prezzo stellare per l'epoca, parliamo di 120.000 sterline. Nessuno però li compra. Fra il 30 e il 32 i Durlacher Brothers contattano di nuovo Smith e gli fanno presente che gli scavi sono andati avanti e ci sono degli interessantissimi nuovi ritrovamenti, sempre in oro, sempre ricchissimi e molto espliciti. Ai primi ritrovamenti si aggiungono
elementi legati a corredi genericamente altomedievali, ma molto molto chiari nel fare riferimento alla coppia regale di Agilulfo e Teodolinda, con tanto di dediche, con gloriosissima regina o re di tutta l'Italia. Piano piano quindi si viene a delineare un nuovo catalogo arricchito di questi nuovi pezzi e in cui viene chiaramente espressa l'interpretazione secondo cui sono state ritrovate le tombe di Agilulfo e Teodolinda, la coppia regale forse più importante della storia longobarda. Fino a qui la storia procede in maniera piuttosto lineare, ma già durante l'esposizione del 30, un paio di mesi dopo, alcuni avevano espresso delle perplessità sull'autenticità dei pezzi, già dei primi pezzi, quelli legati al capo longobardo. Nel 38 il prezzo di vendita di questa nuova e accresciuta collezione è sceso a 32.000 sterline, eppure nessuno la vuole acquistare. Smith continua a essere convinto della sua autenticità e ogni accusa rivolta alla collezione viene presa dall'esperto come una accusa personale a lui stesso e quindi rimane sulla sua posizione, per quanto ne sappiamo, per tutta la vita. Fatto sta che nel 1940 gli archeologi tedeschi sanciscono definitivamente il fatto che questa tomba di Agilulfo e Teodolinda fosse un falso. Questo terminerebbe la storia, ma in realtà la lettura di questi eventi ci fornisce interessantissimi spunti su come la questione longobarda fosse vista. Partiamo da un presupposto: siamo negli anni 30 del XX secolo, non esattamente un periodo sereno, a cui purtroppo possiamo sentirci vicini in questo periodo. Ecco, il mondo europeo è in piena carica nazionalista. Tutti gli stati maggiori d'Europa cercano di definire l'identità della propria nazione, quindi un vecchio concetto ottocentesco, attraverso i nuovi reperti, ad esempio archeologici. L'Alto Medioevo germanico, in questo contesto, è ovviamente fondante nell'identità degli inglesi, dei tedeschi, ma anche dei francesi, con i relativamente recenti ritrovamenti, ad esempio, della tomba del cosiddetto Childerico. Ecco quindi che il mondo europeo si sta focalizzando sull'Alto Medioevo, sulle tombe regali dell'Alto Medioevo, come fonte di identità per le singole nazioni, non tanto in quest'epoca per un'identità europea. In questo contesto quindi diventano interessantissimi anche i reperti longobardi, diventati da poco famosi con gli scavi dell'Ottocento, le successive pubblicazioni. Abbiamo citato Casteltrosino e Nocera Umbra, ma potremmo citare Testona e soprattutto potremmo citare Cividale, con gli scavi iniziati addirittura all'inizio del XIX secolo. Fatto sta che però, nonostante tutto questo, nessuna di queste istituzioni, di questi stati, pare interessata a acquistare la collezione, anche prima che la collezione venga ufficialmente riconosciuta come falsa. Come mai? Beh, perché è una collezione che fa riferimento al territorio italiano e il contesto italiano è, in questo aspetto, completamente diverso dal resto d'Europa. Negli anni 30 l'Italia è già sotto il regime fascista, che ha deciso di eleggere a simbolo dell'identità nazionale la romanità, con tutte ovviamente le forzature al riguardo. Di conseguenza, l'antica popolazione germanica dei Longobardi viene più spesso interpretata a livello nazionale come quella di invasori e solo i cultori locali, le identità locali, trovano affascinante l'attribuzione di una determinata sepoltura a una persona nota di quell'epoca. Abbiamo già discusso sul canale, ad esempio, della tomba del cosiddetto Gisulfo a Cividale. Cercate se siete curiosi, se no possiamo riparlarne. Ecco quindi che l'Europa e l'Italia, in particolare l'Italia e la Germania, in questo momento si divaricano. Il mondo tedesco cerca nella germanicità la base della sua identità e quello italiano invece la cerca nella romanità. Questo fa sì che questa collezione finta, questo falso archeologico, si collochi perfettamente nel mezzo di questa diatriba culturale e identitaria. E quindi se da un lato abbiamo ad esempio degli estimatori di questa esposizione, estimatori di un certo livello. Prendo spunto da un articolo di Cristina La Rocca contenuto in questo catalogo di mostra che racconta
brevemente proprio le vicende di questa mostra, di questi falsi storici. Poi in descrizione troverete un più esteso saggio, sempre della Rocca, insieme a Gasparri, che analizza lo scenario in maniera più ampia. Ecco, dicevamo, questa esposizione di falsi, prima della loro ufficialità in quanto tali, aveva in realtà attirato l'attenzione di molti, soprattutto di quei molti che cercavano nella germanicità l'identità della nazione. Ecco ad esempio che Albert Dresder, professore di storia dell'arte a Berlino, presenta questi scavi come un nuovo rinvenimento nel sud del territorio occupato dalle razze teutoniche, un rinvenimento che eccede in splendore rispetto a qualsiasi altro fatto finora e che rappresenta in particolare la civilizzazione germanica, perché questi pezzi sono così germanici che permettono di supportare la pertinacia con cui i Longobardi aderirono al loro carattere germanico nonostante avessero abbracciato già la cristianità. Ora, vi rendete conto che questa è chiaramente un'analisi ideologica. Germanico viene pronunciato 3 volte in 3 righe. Scusate la lettura un po' stentata, traducevo in tempo reale dall'inglese e il testo stesso ha degli inframezzi in italiano, quindi creava un attimo di confusione. Ma vi rendete conto che appunto è una descrizione ideologica, no? La germanicità, addirittura la razza teutonica, no? Lasciamo stare. Ecco però che quindi c'erano stati degli estimatori. Come mai appunto in Italia questi estimatori non si mostrano? Beh, proprio appunto per la scelta nazionale, dal punto di vista della dittatura fascista, di puntare tutto sulla romanità. Vi faccio un esempio locale, quelli che conosciamo meglio. Chi arriva a Cividale viene accolto da una grande statua di Giulio Cesare, posta in sede nel 1935 e dono diretto del duce alla città. Forum Iuli, l'antico nome di Cividale che poi darà nome alla regione Friuli, era appunto il foro di Giulio, indicando probabilmente non la presenza di Giulio Cesare quanto un'intenzione realizzativa di un progetto più ampio. Ma detto questo, Cividale è anche la città con il museo longobardo più antico d'Italia, presente a quel punto lì, nel 1935, alla donazione della statua di Giulio Cesare, da più di 100 anni, dal 1817, addirittura nato sotto l'egidia del governo austro-ungarico. Ecco quindi che il Museo di Cividale e la statua di Giulio Cesare ci rappresentano 2 ottimi esempi di questi poli che non riescono ad accordarsi sulla valorizzazione della storia altomedievale dell'Italia. Nel fare riferimento a questo aspetto ci tengo a citare la dottoressa Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, ora, che recentemente ne ha parlato nel novembre del 24 in una bellissima serie di conferenze a Trento. Vi lascio in descrizione il link ai video, potete osservare tutte le conferenze, comprese quella della direttrice del MAN di Cividale, Angela Borzacconi, che appunto analizza in maniera più approfondita di quello che io farò in questo momento, proprio questo rapporto strano fra l'antico museo longobardo e l'identità italiana nazionale. Ecco quindi che questi 2 simboli, il Museo Longobardo da una parte, con una sezione romana molto risicata e invece una grande sezione longobarda, e la statua di Giulio Cesare, che però è la prima cosa che un visitatore vede a Cividale arrivando in centro, rappresentano perfettamente la diatriba culturale che non ha reso affascinanti agli italiani, probabile primo targeting dei falsi longobardi, questa esposizione così pomposamente descritta. Vi voglio fare un esempio per farvi capire come questa oratoria dell'identità nazionale venisse declinata. Ancora oggi, se andiamo sul sito del comune di Cividale, troviamo una foto della statua di Giulio Cesare con una descrizione che voglio credere sia una descrizione ibrida, cioè che conservi al suo interno parti del messaggio originale di donazione del 35 e parti invece di riletture successive e di aggiunte di cultori locali. 35, quindi perfettamente in linea con la vicenda che stiamo raccontando dei falsi. Prima esposizione nel 30, successivo calo di prezzo nel 38, con aggiunta fra il 30 e il 32 di nuovi pezzi ancora più eccezionali, e poi solo nel 40 la dichiarazione ufficiale di falsità dei pezzi. Quindi nel 35 ci collochiamo esattamente nel mezzo, in un periodo in cui
avrebbe potuto suscitare l'interesse di un governo nazionalista come quello italiano dell'epoca. Vi leggo alcuni stralci della descrizione della statua, che per favore di commedia leggerò con la voce dell'Istituto Luce. Il dono regale della statua del Duce ha voluto offrire alla città di Cividale un doppio significato: solenne ringraziamento e riconoscimento della romanità del classico Forum Iuli, monito severo ai nemici d'Oltralpe. Ecco, io l'ho voluta buttare in ridere, ma vi rendete conto che è un messaggio particolarmente esplicito verso i nemici d'Oltralpe. E chi sono? Gli slavi e i tedeschi. In un mondo in cui, quello degli inizi del Novecento, le nazionalità contemporanee, pur nel loro fittizio rapporto di identità, venivano sovrapposte perfettamente alle popolazioni antiche. Si credeva e si voleva fortemente che gli italiani fossero i discendenti uno a uno dei romani e che i tedeschi e gli austriaci fossero i discendenti uno a uno delle popolazioni teutonico-germaniche. Ecco quindi che in questo contesto diventava impossibile che uno Stato dittatoriale, fortemente nazionalista, ma fortemente romanocentrico come l'Italia, si interessasse a quelle sepolture, che altrimenti probabilmente sarebbero state acquisite dallo Stato italiano. Allo stesso modo va detto che non in tutta Europa la fascinazione per il mondo germanico veniva assimilata senza spirito critico. Ci spostiamo leggermente più avanti, andiamo circa un anno dopo la dichiarazione di falsità dei pezzi originali. Siamo ormai nel 41, la seconda guerra mondiale è già iniziata, le carte sono scoperte, i regimi dittatoriali hanno già espresso tutta la loro tendenza a fagocitare e utilizzare per la propaganda la cultura, anche quella archeologica, e andiamo ad ascoltare le parole di un inglese che quindi probabilmente negli anni 30 aveva sentito parlare di questa interessantissima mostra sull'arte dei secoli bui, che tolti i falsi era effettivamente un evento unico nel suo genere, un inglese che si interessava di questi argomenti perché era professore di anglosassone antico a Oxford, un inglese che mi avete sentito citare più volte perché è il professor Tolkien. Mi scuso con Paolo Nardi perché faccio riferimento alla Realtà in Trasparenza, una vecchia edizione delle lettere. So che Paolo preferisce le traduzioni più recenti, ma questa avevamo a disposizione in biblioteca associativa. Ecco quindi come un professore di anglosassone antico inglese nel 41 si riferisce ad Adolf Hitler. Quel dannato piccolo ignorante di Adolf Hitler sta rovinando, pervertendo, distruggendo e rendendo per sempre maledetto quel nobile spirito nordico, supremo contributo all'Europa che io ho sempre amato e cerco di presentare in una giusta luce. Vedete quindi che la situazione era molto complessa. C'erano i veri cultori della materia, c'era l'utilizzo propagandistico a fine nazionalistico identitario e nel mezzo questo falso chiaramente pensato per arricchirsi, ma che probabilmente non aveva visto abbastanza a lungo nel riuscire a definire le identità di moda in quel momento e quindi la possibilità di essere acquistato. Da un lato c'erano i dubbi sull'autenticità sin dall'inizio, già nel settembre di quell'anno lì, quando la mostra era del febbraio, alcuni avevano espresso dei dubbi nel 30 sull'autenticità dei pezzi. C'era poi il fatto che lo stato di origine di questi ipotetici pezzi era contrario ad esaltare il passato germanico della penisola. Ma nel mezzo invece c'erano gli estimatori che appunto avevano abbracciato completamente la rilettura della storia europea in una chiave nazionalistica ed etnica. E poi sopra questi, mi piace dire, con un punto di vista distaccato proprio di chi è dentro la disciplina ma non ne è fagocitato, una visione come quella del professor Tolkien, che tanto aveva riflettuto sullo spirito germanico, sul modo in cui questo avesse influenzato l'Europa e come si fosse cristianizzato, ecco che dall'alto, da sopra, riconosce la forzatura di queste analisi. E quindi questa forzatura non ha funzionato per questi falsi, che non sono stati venduti e di cui ancora oggi vengono conservati nelle biblioteche in cui sono stati spediti proprio come cataloghi di spesa
gli originali testi che ne descrivono ovviamente l'autenticità. In realtà in questi cataloghi non viene mai descritto il luogo di ritrovamento, addirittura nelle lettere fra la società che li vende e Smith, che ne descrive le qualità in quanto esperto, viene promessa a Smith di conoscere il sito del ritrovamento, ma questa promessa non viene mai poi portata avanti dalla società. Ci troviamo quindi di fronte a un caso esemplare di storia falsa, di storia ricostruita, e anche a un goffo tentativo di aumentare l'appeal dell'offerta. La prima parte della mostra, quella del 30, quei pezzi facevano riferimento in particolare a copie o similcopie di Casteltrosino e Nocera Umbra. Addirittura Gasparri ci dice che forse le parti metalliche delle spade, dei sax, erano veramente parti metalliche di epoca longobarda o alto medievale, a cui erano state giustapposte delle false else in oro decorate. La seconda parte dei pezzi, quelli aggiunti fra il 30 e il 32, diventano in realtà molto più pacchiani nel tentativo di attribuzione. Compaiono queste scritte esplicitissime in cui viene citato appunto Teodolinda, Agilulfo, ma i pezzi non fanno più riferimento a copie di originali ben noti, tranne il continuo riferimento alla lamina di Agilulfo che viene ripresa più e più volte, quanto piuttosto a generici pezzi alto medievali con uno span temporale che arriva quasi fino al X secolo, un goffo tentativo probabilmente insieme all'abbassamento del prezzo per tentare di piazzare sul mercato il prodotto, tentativo che non andò a buon fine. Vi lascio con una nota a margine, perché ho citato più volte la lamina di Agilulfo, questa lamina rappresentante appunto il re fra due guardie e delle vittorie alate, che negli anni è stata oggetto di discussione. Addirittura nel saggio della Rocca Gasparri viene espresso chiaramente il dubbio sull'autenticità del pezzo stesso, oggi conservato al Museo del Bargello a Firenze. Io l'ho visto di recente nel 21 alla mostra invece a Grosseto. Ecco che addirittura, pur non arrivando a conclusioni, i due fanno presente i dubbi possibili sull'attribuzione di questo ritrovamento di fine Ottocento, quindi a sua volta con un approccio decisamente non scientifico rispetto a quello che oggi noi definiremo un ritrovamento scientifico. E poi anche il suo utilizzo è molto discusso, dall'originale attribuzione di von Essen, che lo voleva come un elemento frontale di un elmo lamellare, quindi collocato in questa fase qui, per poi parlare invece di Spangenhelm, a chi invece lo voleva vedere come una decorazione aggiunta a un trono, o come la Frugoni che ipotizza invece un dono, e quindi un reliquiario, una scatola con valore importante, a cui questa in placca fosse stata apposta e donata al re Agilulfo. Ecco che, come vedete, anche il pezzo originale su cui i falsi si costruivano è in realtà foriero di infiniti dubbi e di spunti interessantissimi dal punto di vista dell'attribuzione. Perché abbiamo voluto fare questo video? Perché trovavo, io personalmente, che dopo il penultimo video, quello sulla toponomastica, in cui nei commenti si sono arrabattati utenti che normalmente non raggiungono il nostro canale, ma che volevano portare la loro, con una forte matrice identitaria. Addirittura c'è stato detto che il longobardo in realtà è albanese, c'è stato detto che la lingua longobarda in realtà è serba, c'è stato detto di tutto. Ecco che ho trovato particolarmente anacronistica questa visione nazionalistica, centralistica delle identità europee, e la trovavo rispecchiarsi perfettamente, scusate, Zelda, la trovavo rispecchiarsi perfettamente in questa piccola storia di falsi, di attribuzione, di identità dell'inizio del XX secolo. Speriamo che il XXI secolo ci porti un approccio più equilibrato alla storia e all'identità. Alla prossima, e mandi da me e da Zelda.